Occhi di lince, ciao, mi chiamo Edo Thomas, sono insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Allora, oggi il tema non è esattamente tanto un tema, possiamo dire da fare una chiarezza per quanto riguarda il Hatha Yoga. Hatha Yoga cosa significa? Esiste esattamente il significato della parola Ha e Ta, quindi sole e luna, ma più che altro l'idea è che il Hatha Yoga è lo yoga della forza quindi mentale, energetica, ma anche sul corpo fisico. Per cui quello che faccio io si potrebbe chiamare Hatha Yoga, che poi dopo c'è una scuola, un metodo o una direzione dove negli anni ho preso più da una parte piuttosto dall'altra, per esempio il Vinyasa Yoga, l'Iyengar Yoga, l'Ashtanga Yoga, eccetera, eccetera. Io potrei identificare quello che faccio io e Hatha Yoga, punto. Ho fatto tanti corsi, tanti percorsi con questo, con quel metodo, eccetera, ma non utilizzo uno soltanto, ma faccio un insieme. In più, il concetto della neurologia funzionale, che sono dei piccoli esercizi per quanto riguarda il sistema visivo, il sistema magari vestibolare e il sistema propriocettivo, per migliorare quindi l'informazione che do al mio cervello per poi migliorare la pratica, anche quindi in questo caso dello yoga. Ok? Quindi ricordati anche di iscriverti al mio canale e se non ti sei ancora iscritto e se poi ti è piaciuto, sarà piaciuto questa lezione, ti piacerà questa lezione, like, commento, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Bene, allora andiamo a fare un esercizio per quanto riguarda il sistema propriocettivo, quindi farò una mobilità articolare analitica sul gomito e quindi sui gomiti. Io, per una questione di velocizzare questo esercizio, lo farò solo col gomito destro, ma si può fare con il gomito sinistro e quindi anche con tutti e due i gomiti. Ok? Allora, mi metto sempre nella posizione del Tadasana. Mettiamo che abbia un tatuaggio sul gomito o comunque sull'avambraccio, vicino al gomito o sul braccio. Io sul gomito devo fare un tipo di mobilità articolare di co-contrazione, per cui devo fare forza e creare una resistenza per non flettere il braccio e magari al contrario, quindi stendere il braccio creando una resistenza con il bicipite invece di contrarre il tricipite. Allora, farò questo esercizio che è semplicissimo, ok? Col gomito attaccato al fianco, allargo le dita nella mano e fare dei cerchi, quindi molto larghi, ok? Con l'avambraccio che comunque dovrà muoversi nel suo movimento della mano, senza aprire e chiudere la spalla. Quindi questo movimento. Posso tenere la mano alle spalle per vedere se non muovo più di tanto le spalle, quindi non tanto questo movimento di extra rotazione delle spalle, ma concentrarmi sul movimento del gomito. Grandi cerchio con la mano.
passo molto vicino a me, quindi la mano destra non deve fare nulla, deve stare ferma. Quindi quando vengo all'interno, il palmo viene verso di me. Quando vado col braccio all'esterno, l'avambraccio, la mano, il palmo si guarda davanti, si guarda, si muove in questa direzione. Al contrario, quindi se ho un tatuaggio, se ho una ferita, una cicatrice al gomito, devo fare con un certo tipo di resistenza. Io faccio questo movimento in basso, ma devo immaginare di tirare su in alto. Poi apro e devo pensare in tirare. Quindi una resistenza, creo una resistenza. Si chiama co-contrazione. In neurologia funzionale si chiama DGAM, D il lungo M, Dynamic Joint Mobility. Questo tipo di mobilità è eccezionale per quanto riguarda delle informazioni sul mio sistema nervoso centrale. In più se io ho una cicatrice o un tatuaggio, e al contrario. Oppure una mobilità fluida che si chiama, scusate, no? Questo con la co-contrazione si chiama ACM, Activity Contractive Mapping. Invece questo esercizio di mobilità fluida si chiama DGM, Dynamic Joint Mobility, che è la mobilità quella che conosciamo già, che tu la conosci sicuramente. Ma il segreto è esattamente ad essere il 110% sull'articolazione del gomito, quindi devo essere centrato e soprattutto partendo da questa posizione neutra dalla colonna vertebrale, quindi il filo che mi tira verso l'alto e i piedi radicati a terra. Faccio con destro, magari faccio con sinistro, ho un tatuaggio a destra ma non il tatuaggio neanche la cicatrice a sinistra, quindi faccio la mobilità DJM, quindi la mobilità quella che conosce già, quindi fluida. Invece col tatuaggio o con la cicatrice eccetera, allora, o magari ho fatto un intervento chirurgico sul gomito, in quel momento allora faccio questa co-contrazione, ma faccio 5 ripetizioni, invece l'altro faccio da 12 ripetizioni. Qui dopo sono pronto per iniziare la pratica di yoga. Quindi faremo una sequenza, che oggi lo farò una sequenza, possiamo dire abbastanza semplice, ok? Per cercare di ripetere tutto dal lato destro e poi tutto dal lato sinistro, ok? Andiamo alla pratica, cominciamo con Adho Mukha Svanasana, la posizione del cane con la faccia in giù, e poi proseguiamo, ok? Adho Mukha. Chaturanga Dandasana. Giù le ginocchia, collo dei piedi, Urdhva Mukha. Giù le ginocchia unite, piedi uniti, piedi destro là in avanti. Sulle braccia, Anjanyasana. Aggancio bene le dita dei piedi dietro, Virabhadrasana 1.
le braccia, mi giro, allargo le braccia, salto, Tadasana. Respiro sulla parte inferiore dell'addome. Mi giro Adho Mukha dall'altra parte. Chaturanga Dandasana. Giù le ginocchia, collo i piedi, Urdhva Mukha. Giù le ginocchia unite, piedi uniti, piedi sinistro avanti. Aggancio le dita dei piedi sulle braccia. In alto, Virabhadrasana 1. Giù le braccia, allargo le gambe, aggiusto, giro i piedi e chiudo le gambe. Adho Mukha, mi giro di nuovo. Chaturanga Dandasana. Giù le ginocchia. Urdhva Mukha. Giù le ginocchia. Piedi destro in avanti, aggancio, Anjaneyasana. Mano sinistra a terra, mano destra va a prendere là dietro la gamba. Aggancio le dita dei piedi, sul ginocchio sinistro, giù il piede sinistro, mano destra, caviglia destra, Trikonasana. Vengo su in alto, allargo le braccia e Tadasana. Adho Mukha Svanasana. Chaturanga Dandasana. Giù le ginocchia, collo dei piedi, Urdhva Mukha Svanasana. Indietro, piedi sinistro avanti, Anjaneyasana. Mano destra, prendo il piede destro dietro. Aggancio le dita del piede destro, sollevo il ginocchio destro, giro il piede destro, mano sinistra, caviglia sinistra, Trikonasana. Vengo su in alto, allargo le gambe, salto, Tadasana. Facciamo l'ultimo giro con un'altra posizione in piedi, il Virabhadrasana 2. Adho Mukha Svanasana.
Sciatturare l'andata, giù le ginocchia, Urdhva Mukha, qui sollevo le ginocchia poi, giù le ginocchia, piedi verso in avanti. Giù le mani a terra, stendo la gamba sinistra, giù il piede sinistro, vengo su in alto, Virabhadrasana 2, giro i piedi, fletto le gambe, Tadasana. Adho Mukha, Svanasana. Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana. Indietro, gamba sinistra avanti, dita delle mani sul ginocchio destro, giri il piede destro, Virabhadrasana 2, chiude le gambe, chiude le braccia, fletto, Tadasana. Rilasso le braccia, scapole. Bene. Ecco, allora, piccole sequenze con delle posizioni in piedi diverse. La prima volta l'abbiamo fatto Virabhadrasana 1, la seconda l'abbiamo fatto il Trikonasana e questa volta il Virabhadrasana 2. Potrei fare anche prendere tutte queste tre posizioni e metterle insieme quando sono in piedi. Però questa era esattamente una sequenza, era un'idea che potrai esattamente utilizzare questa sequenza come modello o potrai anche unire tutte queste posizioni. Ok? Bene, per oggi ho finito, per cui quello che faccio o quello che fai tu anche è lo yoga che si chiama Hatha Yoga. Ok? Ecco, ricordati sempre di iscriverti sul mio canale, di accendere la campanellina per non perdere neanche una lezione, perché fra poco sono 3 mesi che sono con tutti i giorni una lezione nuova. Per cui se sei arrivato qui sai esattamente che cioè, tutti i giorni è un super corso di yoga che dura 1 anno gratuitamente. Poi se poi vuoi approfondirti su certi argomenti, se ti viene esattamente caspita, mi piacerebbe fare lezioni oppure dal vivo nel senso sulla piattaforma Zoom com'è, basta iscriverci alle mie mail e sono comunque a disposizione. Ok? Se metti un like, un commento, ok? Sono molto contento, molto felice e ci vediamo domani, va bene? Ci vediamo domani e ci vediamo lungo le strade.